video andiamo a vedere a confronto l'analisi tecnica contro l'analisi fondamentale. Andiamo ad analizzare i pro e i contro e perché è meglio utilizzare una piuttosto che un'altra. Allora, l'analisi tecnica studia l'andamento dei prezzi, quindi si concentra al 100% sui grafici. Mentre l'analisi fondamentale studia principalmente, come dice la parola, i fondamentali. Quindi ad esempio va a studiare i bilanci, il conto economico, lo stato patrimoniale, il business, il settore di quella determinata società e quindi di conseguenza di quell'asset. L'analisi tecnica, andando a studiare i grafici, si concentra principalmente sugli effetti che producono, ad esempio, diverse decisioni, diversi assetti del management, che produce l'andamento dei ricavi degli utili dell'azienda. Mentre di contro l'analisi fondamentale si concentra sulle cause, quindi sullo studio del business, sullo studio della società e tutte le cause che poi in effetti generano gli effetti sui prezzi. Quindi queste due voci sono correlate, ma chi fa analisi tecnica non gliene frega niente sulle cause che hanno portato a determinati prezzi. Chi fa analisi tecnica si concentra sugli effetti e sul prezzo. Gli effetti che poi possiamo anche definirlo come il movimento dei prezzi. L'analisi tecnica è utile per fare il timing, ovvero decidere il momento giusto di ingresso o di uscita. Quindi quando entrare e quando uscire sostanzialmente da un'operazione a mercato. L'analisi fondamentale è utile per l'appunto per la fase di analisi, ma non per il timing, quindi non ci va a indicare presumibilmente quando entrare e quando uscire da un'operazione di mercato. L'analisi fondamentale ci può dire se una determinata azienda è sovrapprezzata o sottostimata, ma non ci va a indicare le giuste, come ho detto, le giuste tempistiche di ingresso e uscita del mercato, ci va a indicare il valore di questa azienda o di quest'asset. L'analisi tecnica si applica a tutti gli strumenti finanziari, quindi a tutti i mercati, come può essere il mercato azionario, il forex, materie prime, ma anche le criptovalute. L'analisi fondamentale è inutile per i mercati molto volatili o anche con delle leve, come può essere ad esempio i future. Ad esempio risulta di difficile applicazione sul mercato del forex. L'analisi tecnica riesce a fornire una visione molto ampia del mercato in cui stiamo operando. Basta pensare che a seconda dei grafici riusciamo a leggere come si sta comportando il mercato magari azionario americano piuttosto che quello europeo. L'analisi fondamentale invece riesce a generare, come viene chiamato in gergo tecnico, l'effetto tunnel. Ovvero per analizzare un bilancio della società ci vogliono ore se non giorni di studio, mentre con l'analisi tecnica in pochi minuti dopo tanta pratica si riesce a leggere abbastanza bene un grafico e riusciamo a farci una panoramica in tempi nettamente più brevi. Ovviamente chi riesce a padroneggiare pienamente l'analisi tecnica e anche qualche base di analisi fondamentale riuscirà sicuramente a creare un valore aggiunto alla sua operatività. Mentre l'analisi fondamentale deve essere comunque unito all'analisi tecnica per portare dei risultati, l'analisi tecnica può anche fare a meno dell'analisi fondamentale, concentrarsi sulla lettura dei grafici, del timing e di tutto quello che abbiamo appena detto per riuscire ad operare in autonomia.